Si può proteggere un quadro di fluid painting senza doverlo per forza verniciare e ottenendo anche un finish lucido? La risposta è sì, e in questo video ti faccio vedere come fare. Ciao, sono Veronica Van Saften e ti do il benvenuto sul mio canale. In questo video ti presento un prodotto che ti semplificherà la vita nel caso volessi evitare di verniciare i tuoi quadri, che ti permetterà di ottenere un finish lucido e allo stesso tempo proteggerà il colore. Il prodotto è il Liquitex Gloss Medium. Vediamo l'esperimento che ho fatto e il risultato finale. Prima però, se ti fa piacere darmi una mano, metti un like a questo video e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale. Bene, ora siamo pronti per cominciare. Buona visione! Allora, eseguirò una ring pour. Questa è una tela 30x30, userò una tela di queste dimensioni perché voglio fare una prova sul risultato finale prima di andare a eseguire una colata su una tela più grande. Quindi vediamo cosa esce fuori. Ho dipinto i miei contorni dello stesso blu che userò nella colata. Questo perché vi sarete sicuramente accorti che quando il colore si asciuga sui lati tante volte diciamo, soprattutto se si usano anche dei colori chiari, tende a far vedere un po' quello che è il contorno e ad avere diciamo una trasparenza che poi va un po' a stonare con quello che è la nostra composizione su appunto la tela. Dipingendo i contorni di un colore che poi noi andremo a usare nella palette, consigliabile quello che poi comparirà maggiormente, quando il colore si asciugherà sarà molto più uniforme. Quindi questo è il motivo per la quale ho dipinto i contorni. Andiamo a vedere la mia palette di oggi. Come vi ho appena anticipato userò un blu. Questo qui è un blu di Phtalo e la consistenza che userò per questa ring pour è una consistenza diciamo densa ma non esageratamente, ok? Una consistenza diciamo che sta a metà. Vedete quando il colore scende lascia una scia, crea i nostri rialzi, ma comunque non è denso come ad esempio ho utilizzato altre volte, se avete visto alcuni video vecchi, perché da molto tempo che non faccio una ring pour. Come colori invece andrò ad usare i colori perlati. Allora, questi colori perlati che stanno spopolando e non sono recenti, sono usciti già da alcuni anni, però effettivamente hanno diciamo una resa finale molto molto particolare. Voglio provare ad eseguire una ring pour che abbia un riflesso perlato diverso dal solito. Vediamo se ci riesco. Ho una cosa in testa, vediamo cosa viene fuori. Allora, userò due colori perlati della Amsterdam, di questa linea che credo ormai conosciate tutti, e precisamente il Pearl Blue e il Pearl Violet, quindi un blu perlato e un viola perlato. Non ve li faccio vedere perché comunque sapete che risultano bianchi, ma rivelano il loro colore dopo l'asciugatura. Il terzo colore invece che andrò ad usare è questo qui, che mi avete visto usare in video recenti, e anche questo risulta bianco, ma è un colore reattivo, quindi della linea DecoArt Enchanted Shimmer. Il medium che ho utilizzato è il Floetrol e ci ho aggiunto anche questo medium qua. Questo medium qua mi è stata posta una domanda tempo fa se si può usare come medium per il pouring. Questo qui è un gloss medium della Liquitex che può essere usato anche come vernice, ok?
Quindi, aggiunto a un medium tradizionale, può, diciamo, essere usato nel pouring. E che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fornire una protezione al colore, quindi una finitura lucida. Io ho utilizzato in questo caso il Floetrol, che come sappiamo asciuga opaco, per vedere se effettivamente aggiungendo questo medium poi avremo una finitura un po' più lucida e potremo evitare anche di verniciare il quadro alla fine, perché sarà già protetto aggiungendo questo. Allora, questa ricetta io l'avevo vista anni fa, usata da Mina Villegas. Lei, per preparare i suoi colori, aggiungeva spesso, se non sempre, questo medium qua, quindi un po' di questo medium, il Floetrol americano, e poi preparava il suo colore. Allora, siamo pronti, andiamo a preparare il nostro bicchiere. Parto con un po' di blu, non tanto, e poi il blu perlato, l'oro, il viola, ok, poi tornerei con il blu, di nuovo il blu perlato, ancora un tocco di oro, ma giusto un po', poi vado di nuovo con il blu, il viola e finisco con il blu.
vedete come il finish risulta più lucido? Se voi utilizzate regolarmente il Floetrol vi siete sicuramente accorti che il finish è opaco. Qualsiasi colore usiate con il Floetrol ve li opacizza asciugandosi. Bene, aggiungendo, come vi ho anticipato all'inizio, un po' di medium Liquitex Medium and Varnish, riusciamo a dargli un leggero finish un po' più lucido e garantiamo al colore la protezione che gli dà un trattamento finale. Ok, quindi questo lavoro qui sarebbe finito così. Se io volessi ovviamente dargli un finish più lucido, ok, dobbiamo andare a dargli una verniciatura classica, quindi o a spray o a pennello con il finish che vogliamo. Quindi nel senso, se vogliamo dargli un finish gloss dobbiamo andare a dargli una verniciatura, ma lo faremmo solo per l'estetica, non per dargli la protezione finale, perché questa ce l'ha già, ok? Ce l'ha già perché abbiamo aggiunto il medium al nostro colore. Andiamo a vedere velocemente queste bellissime linee e queste sfumature che ci ha dato l'uso dei colori perlati. Guardate che bello, il blu e il viola. È molto monocromatico, diciamo, però è una figata, cioè. Tutti questi brillantini dorati che vedete in controluce sono quelli del DecoArt Enchanted Shimmer. Spero che vi piaccia. Se così, lasciatemi un like per supportare il mio canale. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Non mancate!